tutti, io sono Piergiovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale. Sono un giornalista e tester di strumenti ottici e digitali. Oggi vi presenterò il binocolo Celestron Nature DX ED 10x50, uno strumento veramente interessante sia per chi ama il birdwatching sia per chi osserva il cielo. Molti di voi associano Celestron ai telescopi, in realtà negli ultimi anni il marchio americano ha ampliato la sua offerta anche nei binocoli, con serie che vanno dai modelli più economici come gli Up Close fino alla serie Outland e Skymaster e appunto la nuova gamma Nature DX ED. La serie DX ED comprende 4 formati: 12x50, 10x50, 10x42 e 8x42. Io ho scelto il 10x50 perché secondo me rappresenta una via di mezzo perfetta, infatti non è troppo grande né troppo piccolo, offre un ingrandimento sufficiente per il birdwatching e l'osservazione naturalistica ed è comodo anche per l'astronomia amatoriale. Il prezzo attuale è di 339 euro e, considerando le caratteristiche ottiche e meccaniche, direi che il suo rapporto qualità-prezzo è decisamente interessante. Quindi ragazzi, sedetevi comodi, magari accendete il televisore perché questo video è in 4K, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo subito dopo la breve sigla. A tra poco. Ragazzi, partiamo dal design e dalla meccanica. Quindi prismi a tetto e un ponte centrale largo che unisce i due tubi ottici. Il corpo è rivestito, come vedete, in gomma nera Celestron con una zona laterale a buccia di arancia per migliorare il grip e anche una superficie liscia sul ponte che conferisce comodità quando si impugna il binocolo sia a mani nude sia con i guanti invernali. Non ci sono troppi fronzoli estetici se non i loghi Celestron e la sigla ED sui tubi e la sigla Nature DX ED vicino agli oculari. La manopola di messa a fuoco è invece grande, circa 30 mm x 25, rivestita in gomma e con scanalature per facilitare la presa. La corsa della messa a fuoco è fluida, senza impuntamenti e permette di regolare facilmente sia soggetti vicini a circa 2,5 m sia soggetti all'infinito con circa un giro e mezzo della manopola. Tenendo il dito medio e l'anulare sul ponte, invece il dito indice scorre comodamente sulla manopola anche con le mani sudate, come vedete con i guanti invernali. Lo scafo ottico è realizzato in policarbonato, quindi è leggero ma resistente agli urti, con un peso che ho stimato con la mia bilancia di 810 grammi, perfettamente in linea con quanto dichiarato da Celestron. Il binocolo è leggermente sbilanciato verso gli obiettivi, ma questo comunque non vi creerà problemi nell'uso prolungato. Come tutti i prodotti outdoor di Celestron, comunque anche il Nature DX ED è impermeabilizzato e riempito in azoto, quindi potete affrontare tranquillamente pioggia, nebbia o condizioni di umidità senza particolari problemi. Proseguiamo parlando dell'ottica. Rispetto alla serie base, che è più economica, in questo caso troviamo obiettivi ED, cioè elementi extra low dispersion, a bassa dispersione, pensati per ridurre teoricamente le aberrazioni cromatiche. Nella pratica ho notato che i bianchi sono leggermente caldi, il che aumenta il contrasto e rende le immagini comunque più vive, almeno secondo i miei gusti. Tra poco vi parlerò anche del cromatismo residuo. Al centro del campo e la nitidezza sono buoni, anche se ovviamente, come avrete presagito dal prezzo, non può raggiungere i livelli dei modelli al top della gamma. Da un punto di vista meccanico, invece, le lenti frontali sono incassate di circa 19 mm nel tubo ottico e questo protegge dagli urti e in parte dalla luce laterale. Parliamo adesso degli oculari. Il Celestron non raggiunge un campo grandangolare di 60 gradi, si ferma a 59 gradi, ossia 5,9 gradi di campo reale pari a 103 metri a 1000 metri. Il diametro della lente di campo è di 20,5 mm e il barilotto paraluce compreso è compatto, solo 40,8 mm, pensate. Questo consente a chi ha una distanza interpupillare come la mia di circa 66 mm di avere una distanza tra gli oculari di ben 20
tutti e due, rendendo quindi il binocolo molto comodo anche per gli adolescenti o le persone che hanno una distanza interpupillare un po' ridotta. L'estrazione dei paraluce invece avviene a rotazione, senza click stop, e la gomma esterna è confortevole anche per osservazioni prolungate. L'estrazione pupillare dichiarata è di quasi 18 mm, io ho misurato all'incirca 15, quindi consiglio ai portatori di occhiali di provarlo prima dell'acquisto. Per quanto riguarda i prismi, sono prismi a tetto, come avrete presagito, Schmidt Passion. La pupilla di uscita non è perfettamente circolare, fatto abbastanza normale in questa fascia di prezzo, ma non ho riscontrato però vignettature significative ai bordi, e osservando l'infinito il diaframma di campo è quasi perfettamente nitido, con solo un leggerissimo blue fringing sul bordo. Inoltre il trattamento antiriflesso su lenti e prismi funziona bene, si nota una leggera tonalità viola-rubino sulla superficie. Personalmente ho fatto la mia solita prova, non solo osservando in controluce ad esempio le cince sui rami, ma anche cercando di carpire dettagli sul mio viso, e vi devo dire che il trattamento antiriflesso Celestron funziona veramente bene. Di sera, osservando faretti luminosi, ho notato solo piccoli spike tipici dei prismi a tetto, ma nulla di veramente fastidioso. Passiamo adesso alle aberrazioni cromatiche geometriche. Vi confermo che al centro del campo la qualità ottica è molto buona per la sua fascia di prezzo, si nota soltanto e raramente un leggero cromatismo, soprattutto su soggetti molto contrastati in controluce, come ad esempio rami, rapaci o aerei, dove in questo frangente può comparire un piccolo alone violetto-verde sui bordi. Il cromatismo laterale ovviamente aumenta leggermente verso i bordi, ma resta comunque poco invasivo nella maggior parte delle osservazioni. Essendo poi un binocolo che definirei entry level, non ha oculari asferici, quindi la curvatura di campo fa sì che le immagini iniziano a perdere di giorno anche un po' di nitidezza a partire da circa l'80% del campo. È presente anche la distorsione angolare a cuscinetto e, non essendo molto, come sapete, sensibile all'effetto palla rotolante, l'ho giudicato comunque naturale nel panning. Mentre nelle osservazioni stellari, come vedevo tra poco, ho notato un po' di come astigmatismo sui bordi, maggiormente sulle stelle più luminose. Non è pensato per un uso astronomico avanzato, ma in ogni caso secondo me il formato 10x50 resta sempre perfettamente sfruttabile anche sotto un cielo bello terso. Per quanto riguarda invece le mie impressioni pratiche sul campo, vi vorrei iniziare a parlare del birdwatching. Allora, molti birdwatcher preferiscono il formato 10x42 rispetto all'8x42, perché quei due ingrandimenti in più aiutano a vedere meglio i dettagli della fauna a mano libera. Il 10x50 di Celestron però ha un peso ottimale, simile a quello di molti binocoli da 42 mm, quindi è comodo da portare durante lunghe passeggiate in mezzo alla natura, anche osservando nelle zone in ombra al crepuscolo, e nella mia esperienza questo binocolo si è dimostrato un buon performer. Poi i V3D a bassa dispersione, pur non raggiungendo certamente la qualità dei modelli al top della gamma, permettono di osservare i colori della vifauna in modo naturale e brillante. Durante il mese di novembre infatti ho approfittato delle mie cassette di mangime in giardino, ho osservato quindi a lungo cince, cince more, pettirossi, fringuelli e altro ancora, e nonostante io sia abituato a binocoli al top della gamma, vi devo confermare che mi sarebbe piaciuto avere un Celestron del genere negli anni 90, quando acquistai il mio primo telescopio Celestron C8. Un altro poi punto di forza secondo me è la qualità degli oculari, sono molto comodi, alla mia distanza interpupillare di 66 mm comunque ho un buon comfort, inoltre è anche ottimale il posizionamento del paraluce, raramente si appannano anche con il vapore dell'espirazione, seppur la lente di campo non sia grandissima. Se invece volete osservare la fauna nei boschi, può essere utile magari scegliere l'8x42 che offre maggiore profondità di campo. Parlando invece di osservazioni paesaggistiche come oggi, guardate che spettacolo qua dietro, i vetri a bassa dispersione sono sempre utili. Infatti restituisce, come state vedendo, immagini nitide anche di cime innevate o paesaggi, nettamente migliore rispetto alla serie semplice DX classica cromatica. Non ha un campo ultra grandangolare, comunque arriva quasi a 60 gradi di campo apparente, considerando prezzo e caratteristiche, secondo me
non c'è nulla di cui lamentarsi. Al crepuscolo invece il binocolo si è comportato bene. Rispetto a un top di gamma 10x50 infatti perde solo 3-4 minuti di luce, non di più, non pensate, e la naturale nitidezza è leggermente inferiore. Tuttavia, considerando anche in questo caso che il prezzo dei modelli top di gamma può essere fino a 8 volte superiori, il Celestron DX&D resta un ottimo strumento per osservare caprioli o volpi al tramonto. Anche in queste condizioni il contenimento della luce diffusa mi è parso comunque buono. Infine, per il piacere degli astrofili, come sapete, il 10x50 è da anni il formato preferito per uso astronomico a mano libera, perché la pupilla di uscita funziona bene anche sotto cieli mediamente inquinati. L'ingrandimento leggermente superiore agli 8x poi vi permette di scurire un po' il fondocielo, migliorando i dettagli su ammassi stellari e galassie. Mi sono infatti divertito molto a osservare Pleiadi, Iadi, la nebulosa di Orione, gli ammassi di Auriga e anche galassie come M81 ed M82. Ieri sera di nuovo sono salito col Duster rapidamente e vi devo dire, ragazzi, che qua il cielo era bellissimo e ho visto proprio il ventaglio di M42. Non raggiunge certo le prestazioni del Celestron Skymaster ED, che è un top di gamma, ma se cercate un binocolo leggero ed economico per spaziare dalla natura al cielo, questo 10x50 può essere una scelta sicura. Per chi volesse forse ancora un poco più dettaglio magari sulla Luna, c'è anche il formato 12x50, quindi offre qualche vantaggio in più nella percezione di dettagli flebili, ma richiederebbe un supporto come un bel treppiede, oppure il classico appoggio sull'arcata sopraccigliare quando siete sdraiati sul lettino solare. In ogni caso il Nature DX&D è promosso a pieni voti. Ragazzi, adesso direi che è giunto il momento, in sintesi, di citare i pregi e difetti. Per quanto riguarda i pregi, direi innanzitutto obiettivi ED, che sono di buona qualità e permettono un buon contenimento delle aberrazioni cromatiche nella sua fascia di prezzo. Il binocolo, come vedete, poi è compatto e leggero e molto simile a modelli da 42 mm. Gli oculari hanno una dimensione ideale anche per chi ha una distanza interpupillare inferiore ai 66 mm. La tonalità dei bianchi, almeno per me, leggermente caldo, aumenta la percezione del contrasto, rendendo quindi le immagini un poco più contrastate. Infine, il formato 10x50 è classico e poliedrico, si presta sia all'osservazione della natura sia all'astronomia, con un rapporto qualità-prezzo che è molto convincente. Parlando invece dei difetti, non può essere paragonato a un top di gamma che costa anche 10 volte di più. Andate a vedervi i listini prezzi. Non aspettatevi quindi la stessa nitidezza, lo stesso contrasto o un campo grandangolare estremo, quindi anche il contenimento delle aberrazioni cromatiche nelle osservazioni più critiche è leggermente inferiore. Tuttavia, se consideriamo ancora una volta il prezzo sotto i 350 €, vi posso dire che di difetti reali non ce ne sono. Si tratta di un binocolo valido e secondo me molto versatile. In sintesi, la serie Nature DX&D, ve lo dico in italiano, Natura DX&D, dimostra come Celestron sappia proporre un prodotto entry level con caratteristiche equilibrate. Abbiamo un buon peso, dimensioni, qualità ottica ed ergonomia che sono tutte convincenti. È un'ottima scelta secondo me sia per chi possiede già un telescopio Celestron e vuole osservare il cielo a bassi ingrandimenti. Personalmente sono anche molto curioso di provare il formato 12x50 per verificare come si comporta nelle osservazioni astronomiche magari un poco più impegnative. Vi ripeto il prezzo. Nel mese di novembre Auriga, quindi Celestron Italia, consiglia 339 €. Vorrei concludere poi con un ringraziamento speciale a Matteo Di Belle e a Valerio Zuffi di Auriga, che mi hanno fornito ancora una volta un esemplare e mi hanno lasciato come sempre piena libertà di recensirlo citando le mie impressioni personali con pregi e difetti. Vi invito come sempre a visitare il sito ufficiale di Celestron Italia cliccando sul link qui in basso e per maggiori informazioni potete anche visitare lo shop di Auriga, dove è possibile anche acquistare i binocoli. Inoltre al link che trovate sempre in descrizione troverete la catena dei rivenditori italiani di questo marchio. Venite ragazzi come sempre a trovarmi sui miei siti web da binomania.it a landscapephotography.it sino al gruppo Facebook, tutto ma proprio tutto sui binocoli. Insomma,
Trovate come sempre tutti i miei social nella descrizione di questo video. Grazie a tutti voi ovviamente che mi seguite sempre, tuttavia ragazzi solo il 20% di voi si iscrive a questo canale, limitandosi a guardare i video. Spero quindi che apprezzerete il mio lavoro e che abbiate la voglia di entrare in questa community premendo il pulsante iscrizione che trovate sotto il video. Per oggi è tutto, un caro saluto a tutti voi qui dal Monte Sette Termini sulle Prealpi Varesine e buone osservazioni da Pier Giovanni Salimbeni. Ciao ragazzi!